Fonone e le cazzate delle ricerche scientifiche. Credere è molto più facile che comprendere. Con i microscopi attuali è possibile vedere realmente l'atomo? Con i microscopi ottici non sarà mai possibile perché le dimensioni atomiche sono molto più piccole della lunghezza d'onda della luce. Democrito, il filosofo greco che visse nel V secolo a.C., fu tra i primi a sostenere che le cose fossero fatte da corpuscoli elementari e invisibili che chiamò atomi. Atomo infatti significa che non si può scomporre. C'è qualche documento di Democrito? No, Wikipedia. Vi sono poche notizie certe della sua vita, che si perde nell'aneddoto e talora nella leggenda. Ripeto, si perde nella leggenda. Si crede inoltre che si sia spinto in Egitto, in Etiopia e in India, ma è assai poco probabile. La frase inizia con si crede e si chiude è assai poco probabile. Che cavolo scrivete? Per riempire di sterco la mente di chi cerca? Egli scrisse più di qualunque altro presocratico o fisico pluralista. Tra le sue opere troviamo la piccola cosmologia, sulla natura, sulle forme degli atomi, sulle parole. Purtroppo tali opere non sono state conservate e ne abbiamo soltanto frammenti. Cioè, dice che non si vede l'atomo e scrive sulle forme degli atomi. Hanno solo qualche frammento, ma abbiamo libri da studiare scritti da chi? È storia inventata. La supposizione dell'atomo fu accettata fino alla fine dell'Ottocento, quando la scoperta dell'elettrone rivelò che l'atomo in realtà era formato da particelle ancora più piccole, elettroni e anche protoni e neutroni. Quando è successo? Alla fine dell'Ottocento, ovvero alla nascita delle teorie delle cose che non funzionano. Evoluzione, pendolo di Foucault, teoria del Big Bang, teoria della relatività, ad esempio. Non si vedono gli atomi, ma si vedono elettroni, protoni e neutroni ancora più piccoli. Passiamo alla meccanica quantistica. La meccanica quantistica è la teoria fisica che descrive il comportamento della materia, della radiazione e le reciproche interazioni con particolare riguardo ai fenomeni caratteristici della scala di lunghezza e di energia atomica e subatomica, dove le precedenti teorie classiche risultano inadeguate. Volete andare avanti? Se ancora non avete compreso, è una teoria che sostituisce le precedenti teorie che risultano inadeguate. Fonone. I fononi sono la controparte quantistica della meccanica classica. Controparte quantistica significa teoria. Punto. I fononi furono introdotti all'inizio del Novecento da Debye e Einstein all'interno dei rispettivi modelli per il calore specifico dei solidi, quando videro che il calcolo della funzione di partizione e quindi delle quantità caratteristiche della meccanica statistica, come l'energia media ed i numeri d'occupazione medi relativa alle oscillazioni del reticolo cristallino, portava a risultati analoghi a quelli ottenuti nell'ambito della teoria statistica delle particelle identiche di spin intero, i bosoni. Lo dicono chiaramente, teoria statistica, e studiate su questo. La catena diatomica, lo scrivono chiaramente. Immaginiamo di avere una catena di 2n atomi di massa M1 ed M2 alternati regolarmente. Sì, avete capito bene. Immaginiamo. Da recenti studi del 2019 è emerso che i fononi sarebbero capaci, non di sono capaci di manifestare caratteristiche antigravitazionali. Questa qualità potrebbe essere sfruttata in futuro per applicazioni in diverse branche della ricerca scientifica. Vedi, le onde sonore hanno massa? Forse, ma negativa. L'articolo riguarda la fisica teorica. Teoria. Siamo alla stregua degli esopianeti. Da un paio di pixel vi disegnano interi pianeti con acqua e vegetazione. Ma vaffa! Per chi ama approfondire attraverso il fornito indice alfabetico, invito a vedervi video Trappist One, perché qui stiamo parlando delle stesse identiche immaginazioni. Credere è nemico di conoscere.